Quando si pensa all'Italia, la prima immagine è quasi sempre quella del mare, le spiagge, le isole, le coste piene di ombrelloni. Eppure, nel cuore del nord, esiste un'altra Italia d'acqua, più silenziosa e forse più sorprendente. È l'Italia dei grandi laghi, veri giganti d'acqua dolce distesi ai piedi delle Alpi. Il lago di Garda, il lago di Como, il lago Maggiore. 3 nomi che nel mondo fanno sognare milioni di viaggiatori. Faremo un viaggio tra questi giganti e scenderemo anche più a sud, fino al lago Trasimeno, in Umbria. Scopriremo dove si trovano, come sono nati e soprattutto come gli italiani li vivono oggi. Sarà un viaggio tra acqua, montagne e storie, dal nord fino al cuore verde del paese. Cominciamo dalla geografia, perché per capire i laghi bisogna prima guardare una carta dell'Italia. L'Italia conta centinaia di laghi, grandi e piccoli, ma quelli alpini sono i più celebri e i più visitati. Nel nord del paese, tra le montagne e la pianura padana, si apre una fascia di territorio dove le Alpi scendono dolcemente verso sud. È proprio lì, in quelle valli tra i monti, che si allungano i grandi laghi del nord. Hanno tutti una forma stretta e allungata, come dita d'acqua che scendono dalle Alpi verso la pianura. Il lago Maggiore si trova a ovest, diviso tra il Piemonte, la Lombardia e la Svizzera. Il lago di Como sta al centro, interamente in Lombardia, circondato da montagne ripide e boscose. Il lago di Garda, il più orientale, è così grande che tocca 3 regioni: la Lombardia, il Veneto e il Trentino Alto Adige. Non è un caso che questi laghi si trovino tutti nella stessa zona. La loro posizione racconta la loro storia. Per capire come sono nati, dobbiamo tornare indietro di decine di migliaia di anni, fino alle ere glaciali. A quel tempo il clima della Terra era molto più freddo di oggi e le Alpi erano coperte da ghiacciai enormi. Immensi fiumi di ghiaccio, spessi centinaia di metri, scendevano lentamente dalle montagne verso la pianura. Nel loro cammino, questi ghiacciai scavavano la roccia come giganteschi aratri, allargando e approfondendo le valli. Quando il clima tornò a scaldarsi, i ghiacciai si ritirarono e lasciarono dietro di sé valli profonde, chiuse in fondo da colline di detriti chiamate morene. Quelle valli si riempirono d'acqua di pioggia, di fiumi e di ghiaccio sciolto, e nacquero così i grandi laghi del nord. I geografi li chiamano infatti laghi glaciali, per distinguerli per esempio dai laghi vulcanici del centro Italia, che sono rotondi come vecchi crateri. Qualcosa di simile è successo nei fiordi della Norvegia. Anche lì il ghiaccio ha scavato valli profonde, poi invase dall'acqua. Questa origine spiega la forma allungata dei laghi alpini e anche la loro straordinaria profondità. Il lago di Como, per esempio, supera i 400 metri di profondità ed è uno dei laghi più profondi d'Europa. Ogni lago, poi, ha i suoi fiumi. Quello che porta l'acqua dentro si chiama immissario. Quello che la porta fuori si chiama emissario. Nel Garda, per esempio, entra il fiume Sarca, che scende dal Trentino, ed esce il Mincio, che attraversa la pianura fino a incontrare il Po. L'uomo vive sulle rive di questi laghi da tempi antichissimi e la storia vi ha lasciato tracce profonde. Già gli antichi romani conoscevano bene queste acque e non sempre per motivi piacevoli. Nel 217 a.C., sulle rive del lago Trasimeno, in Umbria, si combatté una delle battaglie più famose dell'antichità. Il generale cartaginese Annibale, arrivato in Italia attraversando le Alpi con i suoi elefanti,
tese un'imboscata all'esercito romano nella nebbia del mattino. Per i romani fu una sconfitta terribile che i libri di storia ricordano ancora oggi. Ma i laghi non erano soltanto luoghi di guerra, erano anche luoghi di riposo e di bellezza. Il poeta latino Catullo, vissuto nel I secolo a.C., amava profondamente il lago di Garda, che i romani chiamavano Benaco. A Sirmione, una penisola sottile che entra nel lago come una lama, sorgono ancora le rovine di una grande villa romana. Gli abitanti la chiamano da secoli le Grotte di Catullo, in onore del poeta che cantò la dolcezza di quei luoghi. Circa un secolo più tardi, lo scrittore Plinio il Giovane, nato a Como, descriveva nelle sue lettere le ville che possedeva sulle rive del Lario. Già 2000 anni fa, insomma, i laghi italiani erano il posto dove andare a stare bene. Passarono i secoli e nel Medioevo sulle rive del Garda accadde qualcosa di sorprendente. Secondo la tradizione, furono alcuni monaci a portare sul lago le piante di limone, arrivate in Italia dal mondo mediterraneo. Sembrava una follia. I limoni sono piante del sud e il Garda si trova ai piedi delle Alpi. Eppure i limoni crebbero, perché i grandi laghi custodiscono un segreto. La loro enorme massa d'acqua funziona come un termosifone naturale. L'acqua accumula il calore dell'estate e lo restituisce lentamente durante l'inverno, rendendo il clima delle rive mite quasi tutto l'anno. Per proteggere gli alberi nei mesi più freddi, gli abitanti costruirono le limonaie, terrazze di pietra con alti pilastri bianchi, che d'inverno venivano coperte con assi di legno e vetri. Il paese di Limone sul Garda, il cui nome sembra un destino, divenne famoso proprio per queste coltivazioni. Ancora oggi le limonaie si vedono lungo la riva occidentale del lago e alcune si possono visitare. Accanto ai limoni crescono gli ulivi e con le olive del Garda si produce un olio delicato e pregiato. È un piccolo pezzo di Mediterraneo, salito fin quasi alle Alpi. Un miracolo del clima che stupisce ancora i visitatori. Facciamo ora un salto in avanti, fino al 600, e spostiamoci sul Lago Maggiore. Qui, davanti alla cittadina di Stresa, emergono dall'acqua alcune piccole isole, le isole Borromee. Prendono il nome dai Borromeo, una potente famiglia nobile lombarda che le possiede da secoli. Nel 1632 i Borromeo cominciarono a trasformare uno scoglio abitato da pescatori in qualcosa di mai visto: l'Isola Bella. Sull'isola costruirono un palazzo barocco pieno di saloni, quadri e arazzi, e un giardino a terrazze che sale verso il cielo come una nave fiorita. Il nome dell'isola, secondo la tradizione, è un omaggio a Isabella, la moglie del conte che avviò i lavori. Poco lontano si trova l'isola madre, con un altro palazzo e un giardino botanico, dove vivono piante rare e uccelli esotici. E poi c'è l'isola dei pescatori, la più semplice e forse la più autentica, con le sue case strette e le reti stese ad asciugare. Tra il 600 e il 700 anche le rive del lago di Como si riempirono di ville splendide, circondate da giardini che scendono fino all'acqua. Nomi come Villa Carlotta o Villa del Balbianello sono oggi conosciuti in tutto il mondo e sono apparsi perfino in film famosi. Alla fine del Settecento passò da queste parti anche il grande scrittore tedesco Goethe, diretto verso Roma. Il vento lo costrinse a fermarsi sul Garda, a Malcesine, e nel suo diario di viaggio raccontò con meraviglia il lago e il suo castello. Nell'Ottocento arrivò poi la grande stagione del turismo. I giovani aristocratici europei, durante il viaggio di formazione chiamato Grand Tour,
scendevano in Italia per conoscere l'arte e la bellezza. Molti di loro, attraversate le Alpi, incontravano per prima cosa proprio i laghi e ne restavano incantati. Lo scrittore francese Stendhal, per esempio, amava il lago di Como e ne parlò con entusiasmo nelle sue pagine. E proprio con quel lago si apre il romanzo più famoso della letteratura italiana, I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Quel ramo del lago di Como. Generazioni di studenti italiani hanno imparato queste parole, che ancora oggi ogni italiano riconosce al volo. In quegli anni nacquero i primi grandi alberghi, arrivarono i battelli a vapore e i piccoli paesi di pescatori cominciarono a trasformarsi in luoghi di villeggiatura. Da allora il legame tra i laghi e il turismo non si è più spezzato. Ma com'è la vita sui laghi oggi? Cominciamo dal più grande di tutti, il lago di Garda. Con i suoi circa 370 km quadrati di superficie, il Garda è il lago più esteso d'Italia. La sua parte settentrionale è stretta e incassata tra montagne alte, mentre a sud il lago si allarga come un piccolo mare. Proprio questa forma crea venti regolari che ogni giorno soffiano lungo il lago in orari quasi precisi. Per questo la zona di Riva del Garda e di Torbole, all'estremità nord, è un paradiso per chi pratica la vela e il windsurf. Nelle giornate ventose l'acqua si riempie di vele colorate ed a riva lo spettacolo è bellissimo. A sud invece il ritmo è più tranquillo. Famiglie in vacanza, passeggiate sul lungolago, gelati e spiaggette di sassi. Sirmione, con il suo castello medievale circondato dall'acqua e le sue acque termali, è una delle mete più amate. Nei mesi estivi le sue stradine si riempiono di visitatori arrivati da mezza Europa, soprattutto tedeschi, che considerano il Garda quasi una seconda casa. Sulle colline moreniche a sud del lago crescono i vigneti che danno vini apprezzati come il Bardolino e il Lugana. Intorno al lago si coltivano anche ulivi e limoni e i mercati dei paesi vendono olio, pesce di lago e verdure dell'orto. Vicino alla sponda sudorientale sorge Gardaland, il parco di divertimenti più famoso d'Italia, meta ogni anno di milioni di famiglie. Molti abitanti di Milano, Verona e Brescia possiedono sul Garda una seconda casa e nei fine settimana d'estate le strade intorno al lago si riempiono. Chi preferisce la natura può salire in funivia sul Monte Baldo, che gli studiosi chiamano il Giardino d'Europa per la ricchezza dei suoi fiori. Spostiamoci ora sul lago di Como, che gli abitanti chiamano anche Lario, dal suo antico nome latino. Visto dall'alto ha una forma curiosa, sembra una Y rovesciata, con due rami che scendono verso sud. Nel punto in cui i due rami si dividono sorge Bellagio, un borgo elegante che molti chiamano la perla del lago. Il Como è il lago dell'eleganza. Ville storiche, giardini di azalee e camelie, piccoli porti pieni di barche di legno. Non stupisce che attori, registi e personaggi famosi di tutto il mondo abbiano scelto queste rive per le loro case. Del resto, chi parte da Milano arriva al lago in circa un'ora. Per molti milanesi è la gita perfetta della domenica. Ma il lago non è soltanto lusso, è anche vita quotidiana. I battelli collegano i paesi come autobus sull'acqua e molti abitanti li usano ogni giorno per andare al lavoro o a scuola. La città di Como, all'estremità sud-occidentale, è conosciuta nel mondo per la produzione della seta. Per secoli i suoi laboratori hanno tessuto e stampato foulard e cravatte per le grandi case di moda. Dalla città una storica funicolare sale al paese di Brunate e da lassù la vista sul lago e sulle Alpi toglie il fiato.
Le montagne intorno offrono sentieri panoramici, dove si cammina tra boschi, prati e antichi villaggi di pietra. D'inverno il lago cambia volto. I turisti diminuiscono, la nebbia sale dall'acqua e i paesi ritrovano i loro ritmi lenti. Il lago Maggiore, il secondo per superficie, ha un carattere ancora diverso. È un lago di confine. La sua punta settentrionale si trova in Svizzera e questo gli dà da sempre un'aria internazionale. I battelli attraversano il confine senza problemi e in una sola giornata si possono visitare paesi italiani e svizzeri. Sulla sponda piemontese, Stresa conserva il fascino elegante della Belle Époque, con i suoi grandi alberghi affacciati sull'acqua. Da qui partono di continuo i battelli per le isole Borromee, che restano l'attrazione più visitata del lago. Camminare tra le terrazze fiorite dell'Isola Bella, mentre i pavoni bianchi passeggiano liberi nel giardino, è un'esperienza che non si dimentica. Sull'Isola dei Pescatori, invece, ci si ferma nei ristoranti a mangiare il pesce del lago, guardando l'acqua da pochi metri di distanza. Sulla sponda lombarda, aggrappato a una parete di roccia a picco sull'acqua, si nasconde l'eremo di Santa Caterina del Sasso, un antico monastero che sembra sospeso nel vuoto. Anche qui il clima mite fa miracoli. Nei giardini di Verbania fioriscono piante che di solito crescono soltanto in paesi molto più caldi. Sarebbe un errore, però, pensare che i laghi italiani siano soltanto al nord. Scendiamo allora nel centro del paese, in Umbria, la regione verde che non ha sbucco sul mare. Qui, tra dolci colline coperte di ulivi e campi di girasoli, si apre il lago Trasimeno. È il lago più grande dell'Italia peninsulare, ma è completamente diverso dai giganti del nord. Non è nato dai ghiacciai e non è profondo. In media l'acqua è profonda solo pochi metri. È un lago dolce e tranquillo, dai colori morbidi, che al tramonto diventa uno specchio rosa e oro. Sulle sue rive si affacciano borghi medievali come Castiglione del Lago e Passignano, con castelli, mura e vicoli fioriti. Nel lago ci sono anche alcune isole. Sull'Isola Maggiore vive ancora una piccolissima comunità, tra case antiche e barche di pescatori. Un'altra isola, l'Isola Polvese, è oggi un parco e un centro di educazione ambientale, dove i ragazzi delle scuole studiano la natura del lago. Qui la pesca è una tradizione viva e il pesce di lago finisce nei piatti tipici delle trattorie della zona. Le acque basse si scaldano presto in estate e in alcuni punti si può fare il bagno da spiagge erbose e tranquille. Il Trasimeno dimostra che l'Italia dei laghi non è una sola. Ogni lago ha il suo paesaggio, la sua storia e perfino la sua cucina. C'è un filo però che unisce tutte queste acque, un modo particolare di vivere il tempo. Sui laghi si è diffuso quello che oggi si chiama turismo lento. Significa viaggiare senza fretta, spostarsi in battello invece che in automobile, pedalare sulle piste ciclabili lungo le rive, fermarsi nei mercati dei paesi. Significa anche rispettare la natura, perché questi laghi sono ecosistemi delicati, ricchi di pesci e di uccelli acquatici. Nei canneti lungo le rive nidificano aironi, svassi e folaghe, e molte associazioni lavorano per proteggere questi ambienti preziosi. Le acque dei laghi, inoltre, non servono solo alle vacanze. Dissetano i campi della pianura e aiutano l'agricoltura di intere regioni. Molti italiani, poi, hanno sui laghi ricordi d'infanzia, le vacanze dai nonni, i tuffi dal pontile, le prime nuotate d'estate. Per questo, quando un italiano dice «andiamo al lago», nella sua voce c'è spesso una dolcezza speciale. Il mare è la festa,
La montagna è l'avventura, ma il lago è la calma. Un luogo dove l'acqua non ha onde e il tempo rallenta. Che siate amanti dello sport, della storia o semplicemente del silenzio, tra i laghi italiani c'è di sicuro un angolo che fa per voi. Dai ghiacciai che scavarono le valli fino ai battelli pieni di turisti di oggi, la storia di questi giganti d'acqua non si è mai fermata. E ogni sera, quando il sole scende dietro le montagne e le luci dei paesi si accendono sulle rive, i laghi tornano silenziosi, come all'inizio del mondo. E tu? Hai già visitato un lago italiano? Quale ti piacerebbe visitare?